Ciao ragazzi, bentornati su Football Manager 26 con la nostra Juventus e il nostro Ortomuso Allegri. Allora, si parte subito forte perché c'è la Champions League. E noi quanto siamo? Domanda importantissima. Siamo decimi in classifica e il PSV Eindhoven che stiamo per affrontare sta al 24esimo. Vabbè che è ancora presto star lì a capire un po' le posizioni in classifica perché solamente 2 partite si sono giocate, quindi insomma. Allora, squadra titolare io direi questa, anche se Vlahovic non mi convince, lo sapete, ve ne ho già parlato, quindi non lo so. E invece quasi però, ma ragazzi, ma un David lì davanti, visto che è l'unico attaccante che abbiamo nostro, cioè per dire Openda non è nostro, dovremmo riscattarlo e non so se riusciremo, penso di no, quindi voglio provare a rianimare David in un qualche modo, si spera che ce la facciamo. Anche Vlahovic vorrei tanto provarci, ma non lo so, sarà una sfida difficilissima provare a ritrovare il nostro Vlahovic, ma ci proveremo in tutti i modi. Allora, PSV Eindhoven, che non so bene o male che squadra abbia, ma penso abbastanza forte, non mi sembra una squadra scarsa. Cambiaso. Cerchiamo di partire subito bene. Comunque vi ringrazio per i consigli che mi date ogni video, perché sono molto importanti. In base anche a quelli io cerco di migliorare e fare cose, tipo anche il fatto che mi avete consigliato nei contrasti, quando tipo vedi che ci sono troppi gialli, magari ridurre l'intensità dei contrasti, e infatti è una buona idea, se no poi andiamo a rischiare di farci buttare fuori qualche giocatore e non mi sembra il caso. Nel PSV c'è il vecchio Perisic, mamma mia, già lo so che segna ogni volta che si affronta qualche squadra in cui c'è Perisic fa gol. Alla Juventus sembra quasi una maledizione. Ecco, guarda come lo ammonisce. Infatti mi avete detto anche questa cosa, che in questo Football Manager, come nello scorso, se i giocatori stanno per terra, i giocatori avversari vengono ammoniti. E infatti è successo proprio questo. Cioè, comunque, ammonire al 6° minuto a me sembra un pochino esagerato. Comunque va bene, se deve essere così. Azdic, grande sorpresa dell'ultimo episodio, però non regge confronto fisico e viene buttato maldestramente a terra. Bravo Bremer che anticipa. Cambiaso, la passa a Zegrova, Locatelli, Azdic, bravo. No David, ma che cazzo ti tiri, che non c'è neanche lo spazio. Zegrova, bella per Kalulu, dentro. La palla viene allungata, rimessa laterale. Sembra che siamo partiti molto bene, a parte quel giallo che si poteva evitare, ma purtroppo bravissimo Locatelli. Purtroppo no, è bravissimo Locatelli, però il tiro mi fa ripensare che forse quel bravissimo non è che fosse tanto azzeccato. Mamma mia, che brutta roba che abbiamo visto. Cambiaso, rimessa laterale, la passa Kenan per Locatelli, ancora Kenan, ancora lui, e mo che dovrebbe tirare, perde tempo. Thuram, Perisic ammonito, scusatemi E infatti si è rialzato subito Thuram e non l'ha ammonito. Allora è vera sta cosa, allora è vera. Sì, però il fallo era uguale, identico, era lo stesso fallo, tra l'altro dalla stessa zona di campo, però a parti invertite ovviamente. Cioè, ma che vabbè, comunque arbitraggio come sempre in Europa con le italiane non propriamente simpatico, però anche sta cosa che comunque gli arbitri contro le italiane in Europa sono sempre disastrosi, la maggior parte delle volte mi fa rodere. Cioè non proprio lì si capisce quanto il calcio sia, insomma, gestito da qualcuno. Ma vabbè, Zegrova, calcio d'angolo, cioè nel senso gestito, comunque c'è qualcuno che comanda più degli altri, ecco, qualcuno che fa la voce grossa.
E perché proprio le spagnole, il Real Madrid? Cioè, no, vabbè, perché il Real Madrid proprio? E vabbè, d'altronde. Cioè io, adesso a parte gli scherzi, mi capita ogni volta che vedo una partita di Champions non con Zegrova, ma con le italiane, c'è sempre qualcosa che non mi quadra, sempre dei falli un po' così a caso fischiati, sempre cose non fischiate a favore. Chissà perché, boh, non lo so, non riesco a capirlo. Se qualcuno ha la risposta me lo sappia dire. Bravo Di Gregorio che esce molto bene qui. 37esimo, ma staremo meritando ampiamente l'1-0, anche perché abbiamo fatto 8 tiri a 1. Bravo David. Zegrova che sta giocando molto bene. Per Kenan? No. Se beccava la porta era gol. Questo poco ma sicuro. 12 tiri a 1, 0-0. È un po' preoccupante. Stiamo sprecando un po' troppo, Non va tanto bene. Stiamo attaccando, stiamo giocando bene, ma se non si segna non vale. Questa cosa vale poco. Perisic, bravo Thuram. Vai Thuram. Locatelli, per Azic. Azic, che fai? Bravo, Thuram. Zegrova, brutta roba, brutta roba. 45esimo, penso che ormai finirà appunto il primo tempo. Un primo tempo credibile, stiamo giocando benissimo, e che c'è quel problema lì di mancanza del gol, che insomma è abbastanza importante. Dovremo riuscire a fare dei cambi che possa in qualche modo far sì che ci sbloccano questa partita, perché mi sa che qualcosa ci serve, qualche cosa da cambiare, dobbiamo cambiarlo. 46esimo, fischia dai. Fischia che è finita, infatti. Allora, comunque questa scena potevamo evitarcela, questo spreco di tempo. Allora, primo tempo positivo, sicuramente, però io sono deluso perché, insomma, dai, ragazzi, che cavolo. Non possiamo essere 0-0 con queste statistiche, secondo me non si può, non è regolare, ecco. Non è per niente regolare, ma vabbè. Vediamo cosa riusciamo a fare in questo secondo tempo. Tanto il PSV Eindhoven riparte dal basso. Allora, io dico, chiedo solo una cosa. Non di vincere. Io chiedo solo che Perisic non segna. Perché non... Vabbè, non che Till volessi che segnasse, però adesso non vuol dire che devi fare così, Comunque ci ascolta il gioco, Vorrei che Perisic non segnasse, infatti segna Till. Comunque è giusto nel complesso, raga. Brutta partenza del secondo tempo, è subito sotto dopo neanche 5 minuti. Brutto. Cambiaso. Per Kenan. Non è fuori gioco? È calcio d'angolo però. È calcio d'angolo. Non stiamo giocando bene. David peggiore in campo con Zegrova. Anche Gatti in realtà oggi non sta giocando benissimo. Secondo il voto, non ho visto molto. Azic qui sbaglia. Sbaglia il controllo. Attenzione al PSV dove Locatelli lo ferma, ma comunque la palla rimane lì. Mazza, con queste statistiche loro dovevano fare, cioè, media gol 0,20. Un quinto di gol dovevano fare, ne hanno fatto uno. Noi invece che siamo più alti come media siamo ancora a secco. Mamma mia, si è messi male in fase offensiva, ragazzi. No, ok. Ho visto lì in quel momento Perisic e ho pensato, adesso la butta dentro. Bella sta palla di Zegrova per David. David, che cazzo è David? Ma ti farai il pallonetto da lì? Santo cielo benedetto. Comunque io con lui e Vlahovic è come se giocassi in 10, ve lo dico, ma cioè veramente a volte fanno delle cose. Io ci provo, ma forse sbaglio a provarci troppo. Gatti, Kalulu, Thuram, ancora Kalulu, la bella palla per Zegrova.
per Locatelli. Azic di testa. Sì, vabbè, non poteva far molto. Onestamente non c'era molta speranza. No. No, 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 no. Ha sempre questa ripartenza dal basso. E sono liberi a centrocampo questi. Ma che è? Salsa libertà non mi piace. Cambiaso non può intervenire, giustamente già ammonito. Però ragazzi, basta soffrire. Allora, io vorrei fare i cambi, ma non è tutta un'azione continua, non sta finendo l'azione mai. Ma ok. Kenan apre tutto per Zagrova. Bello lo stop. Thuram apre tutto per Cambiaso. Ma come giochiamo? Cambiaso la butta dentro. Ma non... come fa ad arrivarci? Con un cross così brutto, soprattutto anche debole. Cioè non è che il discorso fosse un cross un pochino più potente magari. Così proprio no. Bravi. Locatelli apre per Azic. Bravissimi. E vabbè, questo è giallo però, adesso vabbè tutto, per carità. Oh, perché veramente Dest che uno che si chiama Dest che fa fallo a sinistra, pensate voi. Kenan. Bremer. Che cavolo è successo? La palla è ancora lì? Dai Zagrova, buttala dentro. Azic. Però bravissimo Locatelli va fino in fondo per David. Ha segnato David. Cioè questo è tipo l'avvento di David. Ce l'ha fatta. Io volevo cambiarlo. Si è salvato si è salvato David. Bel recupero di Locatelli. E assist sempre di Locatelli, giusto? Sì. Beh, che dire, dai, l'abbiamo ripresa, ma dobbiamo fare i cambi. Allora io vorrei vedere cioè io per fare i cambi vorrei vedere i voti, no? E perché non posso vederli? Cioè mi fa vedere sto tabellone inutile. Cioè non... Cioè va bene questo, io vorrei vedere anche la stanchezza, se fosse possibile. Non me la fa vedere, il che mi dà fastidio. Ma a parte questa cosa, io metterei con Sesao, che mi dà un po' di spinta maggiore per il finale, per riprenderla. Vlahovic a sto punto no, perché ha segnato il buon David. E sulla sinistra mettiamo Renan Lodi per un Cambiaso ammonito, magari, non è il caso. E anche João Mario per Kalulu. Un po' di riposo. E che ci mettiamo? McKennie è fresco per Thuram. E anche Pedrito per Azic. Un po' di ricambio che ci vuole. Bene. Iddis non me la sentivo di cambiarlo. Mi lagga tutto, che succede? Bravo McKennie. Kenan. Mannaggia. Pensate se dicevo appunto come adesso a Iddis non me la sentivo di cambiarlo, poi segnava. Cioè veniva giù lo stadio. Ma vabbè, pazienza. Sarebbe stata un'intuizione veramente quasi pericolosa, perché iniziavo a preoccuparmi per le mie doti. Renan. Porta palla. Comunque Renan Lodi 2 stelle di abilità in quel ruolo. Cambiato ne ha 3,5. Fallo su Pedrito. Giallo. Infatti Pedrito è rimasto a terra. Dovremmo fare un corso intensivo su rimanere a terra, perché a quanto pare funziona. Tutti a terra ragazzi, così gialli a manetta e via. Saperlo prima. Con Sesao. La passa Pedrito. Attenzione, Pedrito stava per fare il gol della settimana. E invece comunque 20 tiri a 3, 7 tiri a 2 in porta. Stiamo pareggiando. Che fastidio. Dovremmo essere secondo me in vantaggio. Cioè stiamo meritando il vantaggio di brutto. Ciao Mario va fino in fondo. Ma si perde un po'. Con Sesao
João Mario sì, vabbè, se segnava così, ma manco Maradona ai tempi suoi, cioè dai, parte tutto. Va bene, la positività nel fare le cose, per carità, però sembrava un po' troppo. Renaldo apre tutto per Pedrito, che comunque Pedrito ha fatto il suo ruolo, il suo ingresso, devo dire, abbastanza bene. PSV in difesa, che se la passecchia e infatti perde palla per Locatelli. David ci prova, deviata, calcio d'angolo, mi sembrava. 80esimo, dobbiamo assolutamente svoltarla contro il PSV, dove non possiamo perdere 3 punti. Con Sesao, la palla da spizzica fuori, c'è ancora con Sesao, ma è rimessa nostra, poteva prenderla lì, così dava un po' di continuità a questa azione, così si è persa la continuità. Bravi. Con Sesao, no Kenan, no e no. Palla fantastica di Conceição, e Yildiz lì la spreca in malo modo. Mannaggia, perché lì era buonissima l'occasione, Attenzione a PSV, dove c'è ancora Perisic, ragazzi. Io ho paura ogni volta che lo vedo, c'ho il timore. Proprio una cosa che chi è juventino l'ha sempre passata questa cosa, lo sa, è un incubo. Till, bravo Gatti, Perisic per Dest. Fuori, nostra. Che cavolo. 83esimo, siamo ancora 1-1, 23 tiri a 3, mamma mia che partita che stiamo facendo, ma poi si concretizza nulla e questo è il problema. McKennie no, calma, non scherziamo, per favore. Conceição per Joao, ancora Conceição. Joao, ancora lui? No, vabbè. Ma che è successo? Ragazzi, ma che cazzarola. Ho visto un po' di compenetrazioni, ma va bene così. Sembrava quasi che potesse andare dentro e fare la papera. Sarebbe stato clamoroso. Che bello, solo il pensiero. Ancora PSV Eindhoven che prova a ripartire. E dai. Ruba palla. Se sbagliassero. 86esimo. Partita molto equilibrata. Bravo Conceição. Ma dai, potevi far meglio. È dura, portarla a casa questa è dura secondo me. Poi se facciamo così, Kenan per David è passato. No, ma l'aveva pure deviata. Come ha fatto? Scusate, io speravo che quella deviazione poteva essere la nostra fortuna, invece era meglio se non la deviava. Quasi. Gatti per Bremer, Locatelli. Bremer. Renan per Pedrito. Kenan. No, ma come hai fatto? Ma santo cielo benedetto. Ma come hai fatto da lì a sbagliare? Come hai fatto? Io non c'ho parole. Bravo João Mario. È entrato molto bene João, molto bene. Ancora João. La crossa in mezzo. Pedrito non può arrivarci, ovviamente. McKennie, Locatelli. Kenan per David. Porca miseria, oh. Non ci credo. Sta palla non entra manco per sbaglio. 1-1 e dobbiamo anche ringraziare. Il tempo è scaduto, Non facciamo che come correre a Madrid, Ma io non... Guarda che robe. Bravo McKennie. Ora fischia, giustamente. Vabbè, 1-1 col PSV Eindhoven. Posso dire che proprio non... Che sta succedendo qua? Ma si stava ammenando? Non ho capito io sta cosa. Ragazzi, ma sono deluso, ma certo che sono deluso. Abbiamo dominato.
Ma che cavolo facciamo, dai? Un pareggio con un dominio del genere non si può. Secondo me è illegale. Allora, abbiamo ricevuto 700.000 euro. Vabbè. Male non ci fa, però. Se avessimo vinto sarebbero stati qualche soldo in più. Poi, osservatore. Abbiamo il Milan, tra l'altro, nella prossima partita. Sarà dura. Sarà molto molto dura. Però. Alla fine dobbiamo concretizzare questo inizio di campionato e battere anche le big, insomma, le squadre grandi, se no non c'ha molto senso. Riepilogo responsabilità. Ma quale responsabilità? Allora, ricerca, va bene, ok. Aggiornamento politica acquisti è arrivato. Anteprima. Ok, adesso lo vediamo subito, ma alla fine è una cosa che non ci interessa molto. Allora, aggiornamento giocatori, cioè vabbè, il solito Lookman, grazie al ci mancherebbe. C'è qualcuno che... ma perché dovrei prendere questo? Un 6,5. Cioè... Tomiyasu si può prendere? Ancora no? Ancora è infortunato, quindi non conviene perché non passerebbe le visite mediche. C'è qualcuno che Sancho vale 13 milioni? Ma Sancho è ancora giovane e vale poco, Sarebbe un acquisto eccellente, sì, ma non ho i soldi. Però se avessimo i soldi magari un bel Sancho potremmo regalarcelo, anche pure anche nella realtà è stato anche vicino alla Juventus, si dice, nei meandri. E Nzola, in che senso? Ma sì, ma che cazzo di domanda è? Crede che il proprietario assecondi la sua ambizione, ma che cosa vuol dire? Cioè come si può rispondere a una domanda del genere? Sì, se mi dai soldi, sì. Seconda la mia. Allora, Scaglia, autore di una grande prestazione. E poi c'era un'altra email. Test fisici. Miretti parzialmente ripreso. Miretti pian piano sta tornando a vita. Ok, molto bene. Milik invece cosa vuol dire ND? Forma non esiste per Milik. Beh, in effetti non ha tutti i torti il gioco. Allora, io non so se... Io vorrei capire... Adesso io vorrei capire una cosa. Se si potesse... Come fare a vedere... Che una volta mi dava anche la... Quanto erano, come dire, in forma. Adesso non me lo dà più, non me lo dà. Perché sta cosa? Mi dà fastidio. Io voglio vederla. Cioè, capite che non c'ha senso. Tipo Gatti. Vabbè, io non so quanto sono freschi, questo è il punto. Io volevo capire, ma non possiamo capire. Allora mettiamo in possesso, ovviamente. Aspetta un secondo. E mo si apre il mondo, si apre. Allora, sono tutti in forma in realtà, ma io per il momento lascerei così. Comunque David ha fatto la sua figura, devo dire. Ma Azzi c'ha anche Zegrova. Mettiamo con Seisao oggi. Per il resto mi sento di non fare nessun altro cambio. No. Andiamo alla partita contro il Milan. Vediamo che si può fare. Con David titolare, anche segnato in Champions League. Questa è una partita fondamentale. Qui possiamo capire se possiamo essere veramente nella lotta per il campionato, oppure se, insomma, è un po' difficoltosa la storia. Comunque, Allegri contro Allegri, cioè come il meme di Spider-Man, palesemente divertente. Come voi una volta mi avete detto nei commenti, e infatti, in effetti.
Fa troppo ridere che poi in realtà qui non sembra neanche Allegri, ma chi è quello in panchina nel Milan? Palesemente noi l'abbiamo rubato, palese, palese. È un altro che si spaccia per lui. Locatelli apre per Kalulu, bene, niente, posto, finito così. Vediamo, dai, questa è un po' la prova del 9. Qui capiamo tantissimo secondo me sul nostro campionato. Kenan, calcio d'angolo dopo 6 minuti, la butta dentro. C'è Locatelli per Conceição. Maignan fa una bella parata, non difficilissima, però dai, quantomeno interessante. Maignan la butta su, ma c'è Locatelli, Azic non ce lo fa vedere. Ancora Kenan. La butta in mezzo, Rabiot, Rabiot grande ex, Conceição, Maignan. C'è anche l'ex Rabiot addirittura, è vero che ora gioca nel Milan. A volte me lo dimentico ancora perché forse non ci ho ancora fatto l'abitudine di questa cosa. Un giocatore che mi piacerebbe averne a Juve è Modric, ma anche Pulisic, sono due giocatori meravigliosi. Sarebbe bello averceli. Modric ha una classe impressionante, veramente impressionante. Cambiaso, ancora lui, Locatelli, Thuram, David, Conceição, c'è un po' di varco, Conceição prova il tiro ma non è buono, è troppo alato ed è troppo lento soprattutto, manco becca la porta. Comunque per il momento inizio incoraggiante, vi devo dire, molto incoraggiante da parte nostra. Stiamo giocando benissimo. Però il Milan ora può attaccare. Modric, mamma mia che apertura, ma c'è Gatti, ancora Gatti, niente, è una sfida di colpi di testa. Fofana però alla fine alla meglio su tutti. Fofana tenta la botta ma respingiamo con Bremer. Cambiaso, non fate cavolate per favore, bravi. Cambiaso, Azic per Kenan, ancora Cambiaso, Locatelli, bravi. Thuram, oh, che fate? Bravissimi, David, Conceição, ancora lui. Comunque Conceição c'ha una precisione davanti alla porta pari a, come dire, un cecchino senza fucile di precisione. Ecco, insomma, non c'ha senso, infatti. Non c'ha veramente mira. A me mi dispiace dirlo, ma tira sempre, ma proprio non ci siamo. Bravissimo Thuram qui. Kenan apre ancora per Conceição, per David. David, calcio d'angolo. David lo vedo abbastanza attivo, qua. Mi fa piacere perché questo è nostro, quindi insomma possiamo valorizzarlo. Confronto a Openda che invece dovremmo comprarlo, ma c'ha senso a questo punto? Se avevi i soldi ha senso anche solo per rivenderlo, perché ci guadagniamo sicuramente, però non lo so ragazzi, non lo so. Kenan, Locatelli, apre tutto per Conceição. Conceição, mamma mia, ma neanche parata che ha fatto, clamorosa. Ha fatto una bella parata qui, qui veramente ha fatto una bellissima parata. Thuram per Kenan, Conceição, bravo Thuram. Cambiaso, con calma, non c'è fretta, non c'è assolutamente fretta. Gatti, Conceição, Kenan, Conceição, no, Maignan, altra bella parata. Che portiere, infatti il migliore in campo per il Milan è proprio lui. Cioè, per farvi capire che le sta parando un po' tutte quest'oggi. Mannaggia, oh. Rabiot, Pulisic, Leao, Fofana, attenzione, no, Cambiaso se l'è fatto, ecco, Leao, 1-0 Milan, o Cacciavit insomma, comunque 1-0. Niente, dobbiamo andare sempre sotto noi un po' per svegliarci.
Sembra quasi una regola non... Mica se lagga ancora comunque, raga. Lagga un bel po'. Cioè la freccetta va ai 2 all'ora. Comunque qui Leao poteva essere marcato molto meglio. Però. Questo 1-0 non ci voleva, Cambiaso. Si fa saltare? No, ancora lì. Fofana. Tomori. Modric. Pulisic. Fallo. Giallo a Bremer. Tra l'altro un fallo stupido a mio modo di vedere. Modric batterà la punizione. Modric. Ma Michele c'è. Stavo per dire Magnan perché ormai sono abituato, no? Allora. La lancia su. C'è Kenan. Con Sesao. Kalulu. Bella. Bellissima. Oh, no, però. No e no. Ci manca qualcosa. Con Sesao. La palla non arriva a Bremer. Però è ancora nostra. Siamo ancora avanti. Ci proviamo. Però sta per scadere il tempo e mi sa che scadrà. Locatelli. Non andare indietro. Bravo. Almeno ci hai provato. Allora, primo tempo. In realtà avremmo dominato. E questo è il problema. Però stiamo perdendo 1-0. Non bene. Allora, incoraggia. Perché non stiamo facendo male. Secondo me stiamo facendo molto bene. Però ci manca quella qualcosa. Come spesso capita. Tomori. Ancora Pulisic. Fofana. Mamma mia. Come giocano. Dopo l'1-0 hanno preso il controllo un po' della partita. Almeno a livello di gioco. Bravo Cambiaso che si butta in maniera un po' disastrosa. Pulisic. Fofana. Mamma mia, ma che hanno? Ma dove va il portiere? Mi chiede dove cavolo vai? Fammi capire. Ma prendila che se no è calcio d'angolo. Non ho capito perché l'ha fatta sfilare tranquillamente. Come se niente fosse. E attaccano solo loro, L'incoraggiamento mi sa che non è servito a molto. Questo vago sospetto. Incoraggia, ma non è che si sia proprio vista questa differenza. Attenzione, Kenan da solo. Milan sbilanciatissimo, inspiegabilmente. Ancora Kenan. Ancora lui. Però poi Magnan fa una grandissima parata con Sesao. Cosa cavolo ti sei mangiato? Sì, però non si può. Non si possono mangiare 2 occasioni del genere nel giro di 3 secondi. Cioè non si può. Ragazzi, non si può. Bremer per Cambiaso. Ancora lui Bremer. Thuram. Con Sesao. Bravissimo. Kalulu è passato. L'ex Kalulu. Prova la botta. Ma la palla va fuori. Non si becca mica la porta, Sembra stregata questa porta, come la scorsa partita. Sembra veramente stregata. Non c'è modo. Non c'è veramente modo. Fofana. Sì, però Cambiaso, dove cavolo vai? Niente, Cambiaso vuotissimo. Mamma mia, che culo. Mamma mia. Stiamo avendo una fortuna veramente impressionante, se si può dire. Veramente una fortuna incredibile. Ragazzi, allora, cambi? Assolutamente sì, perché c'è qualcosa che non va. Allora, i peggiori in campo sono Azic. Dispiace, ma Pedrito c'è a questo punto. David 6,49, mettiamo Vlahovic. E poi altri cambi, i peggiori.
con Seisao si può mettere Zegrova. E poi che c'è di stanco? Di molto stanco. C'è Kalulu, c'è João Mario, ok. Poi c'è Cambiaso, Thuram e Locatelli e Ildiz. Io metterei Cop Mainers per Locatelli. Vediamo che si può fare. Ragazzi, si può confermare le idee o... Ok, andiamo. Ho fatto un po' di cambi. Vediamo di riuscire a ribaltarla o pareggiarla, quantomeno. Non dico di volerla vincere, ma pareggio mi sembra doveroso. Cop Mainers. Tanto ho detto a João Mario di marcare Leao. Un po' un pericolo, perché João Mario non è molto bravo a livello difensivo. Ma purtroppo quella è la zona. Zegrova ci prova subito. Magnan c'è, come sempre. Questo era un tiro sinceramente non molto pericoloso. Lo ammetto, non è che fosse sta grande pericolosità. Però Stupinian, bravo Zegrova, è entrato molto bene. Ildiz, Pedrito. Ah, se passava Pedrito era davanti alla porta. Era geniale questa palla. Ora siamo un po' svegliati con i cambi, per fortuna, perché stavamo veramente dormendo tantissimo e non si può dormire in questo modo. Rabiot e Stupinian. Va da solo. Leao. Ecco. L'avevo detto di marcare Leao? Esatto. Benissimo. 2-0. Vabbè, qui se ne è perso anche Gatti però, ragazzi, no, con tutto il bene del mondo. Però qui Gatti se l'è perso brutalmente. Mamma mia. Che brutta batosta che stiamo beccando oggi. Si pensava che... E poi invece... Zegrova. Il punto è che non stiamo nemmeno giocando male. Questo che mi dà fastidio. Zegrova. E vabbè, Modric però, cioè... Ah, beh, giusto, ammonisce verbalmente. Da solo spintonato, strettonato, mai dà pure il calcio in testa, tanto per cambiare. Guarda, la prossima volta prendi un macete e stacca la testa, facciamo prima. Ah, santo Dio. Io odio questo arbitraggio di questo gioco. Leao, ancora... Leao è in forma strepitosa oggi. Ha mangiato i fagioli. Il buon Leao. Cambiaso fa fallo? Vabbè. Allora. Niente, stiamo sprofondando. Oggi non c'è modo. C'è un qualcosa che non va. Vediamo se riusciamo almeno a riaprirla. Facendo un 2-1 per un forcing finale. Zegrova per Kenan. Se vabbè, ciao. Ciao veramente, ciao. Ma che è? Oddio. Io capisco tirare da fuori aria, ma non vuol dire tirare da centrocampo con tutto il bene del mondo, tutto di continuo. Cioè non c'è una cosa equilibrata. Cioè, nel senso, tira da fuori aria se non c'è alternativa, se c'è la possibilità. Ma non a cazzo di cane, perché insomma ci appassioniamo a questa cosa, tipo una challenge. No, non è così che funziona. Fofana. Poi vabbè, noi abbiamo dei tiratori da fuori area che sono veramente bravissimi, devo dire. Non beccano la porta manco se gliela metti di 8 metri. Comunque aggiungi queste istruzioni. Tanto ormai su 2-0 81esimo la vedo un po' difficilotta, ma mai dire mai. Gatti per João Mario. Ancora Zegrova, migliore da quando è entrato. Mani basse. Ha dato un po' di spinta. Ancora lui. E Magnan fa un'altra parata.
una delle tante di oggi, infatti migliori in campo del Milan praticamente, 7,5 di voto. Questo fa capire anche quanto Maignan abbia aiutato ovviamente il Milan a tenere a galla, perché il primo tempo avremmo meritato molto di più. Il secondo tempo ammetto che abbiamo giocato un po' male, ma il primo tempo non ce lo meritavamo di finirlo 1-0. Almeno un gol da fare ce lo meritavamo, almeno uno, non dico 2, ma almeno uno, e sarebbe cambiata la partita a livello mentale. Nkunku sulla fascia Di Gregorio, vola, ma la palla va in calcio d'angolo, quindi ancora palla per il Milan, calcio d'angolo per il Milan con Modric, che non sembra per niente Modric, ma va bene, insomma sembra. Allora, Modric ha più di 40 anni, no? Qui sembra un ragazzino di 20 anni. Poi per carità la qualità è sempre quella, però diciamo che il modello non è propriamente indicato. No raga, ma che è? No vabbè, ma stiamo veramente perdendo colpi. Se gli regaliamo anche le occasioni, è normale che poi ci fanno male, E niente, finisce qua? Dai, fischia per favore, non voglio più soffrire, basta, per favore, 2-0, sono contento così, dai. Modric, fischia, bravo. Va bene, e niente, pareggio in Champions e sconfitta in campionato contro il Milan, prima vera partita contro una big ed è finita un po' male. Forse dovremmo abbassare le nostre aspettative, forse sì, un pochetto, non dico di vincere il campionato, però adesso mi pare un po' troppo vincere il campionato a questo punto. Siamo ancora primi, questo è vero, a pari punti con l'Inter, però insomma, in questo momento Vlahovic sta davvero faticando davanti alla porta. Vedi se c'è qualcosa che puoi fare per aiutarlo, ma l'unica cosa che posso fare è dargli un calcio nel culo. Ah no, non funziona così. Allora Kalulu ha perso contro il... Vabbè, abbiamo perso tutta la squadra e addirittura una sconfitta stupefacente. Minchia, avessimo perso contro... non so, cioè non ho capito. Stupefacente, come se avessimo perso contro una squadra di Serie B o Serie C, cioè no, il Milan comunque, non è che parliamo degli ultimi arrivati, quindi ci può stare. Comunque abbiamo avuto un percorso molto molto positivo, ci sta che uno poi dopo nel percorso positivo possa impeccare in qualche sconfitta, ma mi sembra normalissimo, cioè non è che stiamo parlando di cose incredibili. Allora, UEA in prestito ha avuto un ruolo cruciale. Bene UEA, se ti riscattano sono contento. Cambiaghi sarebbe un ottimo acquisto. C'è anche Billy Gilmour, che è un giocatore che mi piace, vi dico la verità, però al momento i soldi non ci sono. Perini infortunato per 1 o 2 giorni, niente di grave. La prossima col Cagliari ovviamente la faremo nel prossimo episodio. Vado di 2 partite in 2 perché sono molto lunghe le partite quest'anno in Football Manager, veramente lunghe. L'anno scorso ne facevamo pure 4-5 alla volta perché erano molte più corte. Le hanno veramente allungate perché ci fanno vedere un sacco di occasioni, cosa che non succedeva. Per carità, è divertente, però dopo è difficile fare anche tante partite, è un pochino complicato, quindi ragazzi vado di 2 in 2, vediamo che fare. Massimo qualche volta si può fare 3 se c'è qualche partita un po' più corta. Comunque sta di fatto che è stato un episodio non tanto simpatico. Prossima volta abbiamo Cagliari che dobbiamo sicuramente battere e rifarci, e poi c'è l'Udinese, altra partita che secondo me si può fare assolutamente, sì. Dovremmo forse, se tutto va bene, un po' rifarci, la speranza è quella. Intanto io salvo e vi ringrazio ragazzi, ci becchiamo alla prossima.